L'Inter fa il suo debutto nella Champions League 2022-2023 e noi andiamo a vedere come battere il Bayern Monaco, ma soprattutto se è possibile battere questo Bayern Monaco. L'Inter difatti andrà in campo domani sera alle ore 21 a San Siro contro il Bayern Monaco per il primo appuntamento europeo della stagione. Si parte però questa sera con la Champions League, 2 le italiane che scenderanno subito in campo, Paris Saint-Germain Juventus e Salisburgo Milan. Domani invece toccherà a Napoli-Liverpool, ma soprattutto il match che più ci interessa, vale a dire Inter Bayern Monaco, una gara quasi proibitiva perché stiamo parlando della squadra di Nagelsmann, una delle più accreditate in assoluto, data tra le super favorite di questa Champions League. Tra poco vi farò vedere anche un dato che certifica quanto venga considerato il Bayern Monaco forte, per tanti diversi motivi, e dunque andremo a vedere se effettivamente l'Inter, può battere questo Bayern Monaco o comunque, quali sono gli elementi tattici su cui l'Inter dovrà premere per cercare di mettere quantomeno in difficoltà il Bayern Monaco, visto che queste sfide sono sempre affascinanti e l'Inter lo scorso anno, soprattutto contro il Liverpool, ha dimostrato di poter dire la sua agli ottavi di finale di Champions League. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio. Andremo a vedere, chiaramente andremo a parlare del Bayern Monaco, tanto per cercare di capire come l'Inter può mettere in difficoltà questa corazzata che è partita benissimo in Bundesliga, dopo, ha avuto una piccola flessione, viene infatti da 2 pareggi di fila che però andremo a vedere. Prima di iniziare però vi voglio infatti ricordare l'appuntamento di questa sera in diretta su YouTube dalle 19:30. Ovviamente per commentare dovrete essere iscritti al canale YouTube, per cui vi invito ovviamente a farlo e a lasciare anche un like a questo contenuto. Dopodiché, prima di parlare di Inter Bayern Monaco, ieri nella chiamata settimanale con i nostri abbonati, con il club di Passione Inter, ci siamo lasciati alle spalle finalmente il derby dello scorso sabato perso contro il Milan. A tal proposito vi ricordo anche le modalità per abbonarvi. Dovete andare sul sito che trovate qui in basso, www.passioneinter.club, e poi da lì troverete tutte le informazioni, sceglierete il pacchetto più adeguato per entrare a far parte alla famiglia di Passione Inter, al nostro club. Tra le tante possibilità, vantaggi, non solo l'opportunità di entrare in chiamata con noi tutti i lunedì sera, ma anche quella di poter entrare in diretta tutti i giorni con noi dalle 19:30. Perché è importante il tema derby? Perché se n'è parlato anche ieri con i nostri abbonati. Perché probabilmente Inter Bayern Monaco arriva nel momento migliore, non dell'Inter, però arriva dopo una sconfitta brutta per come è arrivata, con tanti errori a livello difensivo, per cui ci aspettiamo uno scatto d'orgoglio, una reazione dell'allenatore, di tutta la squadra. Io credo che Inter Bayern Monaco sia la miglior sfida per l'Inter in questo momento. Ci aspettiamo sicuramente una buona prestazione, farebbe comodo anche un buon risultato, visto che stiamo parlando di un girone complicato, quindi almeno un pareggio col Bayern Monaco potrebbe davvero far bene a questa Inter, però la prestazione sarà fondamentale. Non può bastare solo la prestazione, lo abbiamo visto lo scorso anno contro il Real Madrid, andata e ritorno, l'Inter tutto sommato malissimo non aveva fatto, però ha perso sia all'andata che al ritorno tra l'altro con un'ingenuità di Barella, ricorderete il rosso rimediato proprio a Madrid, che poi gli fece saltare l'andata e ritorno negli ottavi di finale contro il Liverpool. Per cui prestazione per cercare di dimenticare e lasciarsi alle spalle il derby contro il Milan, ed è fondamentale perché lo scorso anno l'Inter lo scudetto probabilmente lo perse dopo la sconfitta nel girone di ritorno, nel derby, quando non riuscì appunto a risollevare subito la testa, ma affrontò 2 mesi molto, molto complicati, per cui bisognerà capire se l'Inter si è già ripresa dal derby di sabato e chi si ritroverà davanti. Il Bayern Monaco, una squadra che, come vi dicevo prima, era partita molto forte con la vittoria in Supercoppa di Germania contro il Lipsia, l'ex formazione tra l'altro di Nagelsmann, e poi in campionato la prima goleada contro l'Eintracht Francoforte, non una squadra qualsiasi, è la squadra che ha vinto l'ultima Europa League.
quindi esordio in Bundesliga con un netto 6-1, poi 2-0 su Wolfsburg, sul Bochum addirittura 7-0. Da lì però negli ultimi 2 incroci solamente 2 pareggi per 1-1, come vediamo, prima con il Borussia Mönchengladbach e poi con l'Union Berlino nel mezzo, la vittoria larghissima per 5-0 in Coppa di Germania. Quindi una squadra in questo momento, se parliamo di momento, di stato di forma, di difficile lettura, perché la partita molto forte, ha frenato evidentemente nelle ultime 2 partite, però in Europa in realtà il Bayern Monaco è sempre una squadra molto pericolosa. È una delle migliori squadre di questa Champions League e, lo rivela anche l'algoritmo, il solito algoritmo che avete imparato a conoscere su Passione Inter, perché ai nastri di partenza il Bayern Monaco viene dato come il club favorito in assoluto per poter vincere la Champions League. Ci sono tante squadre forti, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid, Barcellona, però solamente al Bayern Monaco viene attribuito il 20% di possibilità di vittoria finale. Manchester City 18, Paris Saint-Germain 16, Liverpool 10. Real Madrid che ha vinto l'ultima Champions addirittura 6. Quindi questo per farvi capire quanto tutti in Europa considerino il Bayern Monaco una delle squadre più attrezzate per vincere questa Champions League, nonostante l'addio di Robert Lewandowski in avanti, anche perché però va detto è arrivato Sadio Mané, che l'Inter ha già imparato a conoscere lo scorso anno nel doppio incrocio contro il Liverpool, però giocatore veramente strepitoso, diverso da Lewandowski, fa la prima punta con caratteristiche diverse, però in Europa negli ultimi anni ha veramente dominato. Quindi è andato via un bomber, è arrivato un altro attaccante con caratteristiche diverse, con meno gol rispetto a quelle di Lewandowski, però forse per l'identità del gioco di Nagelsmann potrebbe anche essere più adatto rispetto a Lewandowski. Per completezza vediamo che l'algoritmo assegna all'Inter l'1% di possibilità di vincere la Champions, così come il Milan. Addirittura a Napoli e Juventus viene assegnata una percentuale inferiore all'1%. Qui vediamo il Napoli, ancora più giù la Juventus. Ecco, questo per farvi capire come le italiane non siano ben viste tecnicamente in questo momento in Europa, ed è anche giusto che sia così, visto che da tanti anni non si vince nulla, solamente l'Inter, l'ultima squadra a vincere la Champions League nello storico triplete del 2010. Parlando però un po' della partita, come può realmente l'Inter superare, battere, mettere quantomeno in difficoltà il Bayern Monaco? Perché poi una vittoria sarebbe un'impresa. L'Inter parte sfavorita nonostante sia a San Siro, anzi il Meazza potrà ovviamente dare un valore aggiunto, potrà essere un fattore in più per l'Inter, lo deve essere. I tifosi dovranno essere il 12° uomo in campo, come si dice spesso in queste occasioni, però tecnicamente ecco l'Inter deve partire dal presupposto che davanti si trova una squadra veramente molto forte, rapida, veloce, per cui come l'Inter può mettere in difficoltà il Bayern Monaco? Innanzitutto ripartendo da un aspetto tattico che abbiamo visto contro il Milan, perché contro il Milan Simone Inzaghi ha scelto di arretrare nettamente il baricentro rispetto alle altre partite di questa stagione. Se consideriamo ad esempio il baricentro medio che l'Inter ha tenuto contro la Lazio, contro il Milan è stato arretrato di circa 6 metri, quindi un assetto difensivo completamente diverso, perché per contrastare la velocità di Leao, ed effettivamente l'Inter è riuscita in parte a farlo. Dopodiché Leao ha segnato il primo gol su un errore di Çalhanoğlu in uscita di palla, il secondo su un errore dei 3 difensori che in un fazzoletto lo fanno scappar via. Però teoricamente come idea poteva anche essere giusta, appunto per cercare di dare meno profondità a Leao, perché poi se Leao parte in velocità, se gli dai tanti metri davanti, Skriniar e De Vrij che si trovano sulla sua fascia avrebbero fatto tanta fatica a prenderlo, a difendere con tanti metri alle spalle. Hanno fatto comunque fatica, però in situazioni di gioco diverse, ecco, non previste da Simone Inzaghi. Quindi questo ci aspettiamo sicuramente di rivederlo contro il Bayern Monaco. Davanti l'Inter avrà calciatori come Sané, lo stesso Mané che giocherà da falso 9, prima punta, Coman,
Musiala, dovrebbero essere loro 4, loro 4 gli interpreti offensivi del Bayern Monaco, per cui ecco un baricentro più arretrato può contrastare la rapidità di tutti gli attaccanti del Bayern Monaco. Quindi questo potrebbe essere un primo aspetto. Poi i duelli faranno la differenza, come hanno fatto la differenza nel derby, e lì l'allenatore può incidere fino ad un certo punto. L'Inter può mettere in difficoltà il Bayern Monaco a centrocampo, creando superiorità numeriche. Il Bayern Monaco gioca con un 4-2-3-1, per cui l'Inter può creare superiorità rispetto ai due centrocampisti Sabitzer e Kimmich, sfruttando Barella, Brozovic e Çalhanoğlu. Serviranno Barella, Brozovic e Çalhanoğlu al top. Tutti e tre hanno avuto delle difficoltà, qualcuno le ha avute all'inizio, qualcun altro come Barella nell'ultima partita. Çalhanoğlu nel derby non aveva giocato malissimo, però pesa chiaramente l'errore in occasione del primo gol del Milan, che arriva da una palla sprecata da Çalhanoğlu, giocata malamente, non ragionata, e quindi serviranno tutti e tre al top, perché loro tre possono mettere in difficoltà il Bayern Monaco. È vero che dovesse giocare Musiala sarà lui a dare una mano ai due centrocampisti, però ecco l'Inter potrebbe creare superiorità e poi mettere in difficoltà, e vedremo come, la retroguardia del Bayern Monaco. L'Inter dovrà stare attenta sulle fasce, lì invece la superiorità potrebbe creare del Bayern Monaco con le sovrapposizioni da una parte di Alphonso Davies, e attenzione alla sua velocità sulla sinistra. Dall'altra Pavard è un giocatore diverso da Alphonso Davies, ma è un esterno che spesso va a chiudere l'azione e ha tanti gol a disposizione. Quindi Dumfries da una parte, probabilmente Gosens, che potrebbe giocare a sinistra, dall'altra dovranno fare grande attenzione, ma non solo. Ecco, non basteranno solamente loro due, quindi dovranno fare un gran lavoro anche i due interni di centrocampo, Barella e Çalhanoğlu, in fase di non possesso, ma anche i due braccetti, i due terzi di difesa, quindi Skriniar e uno tra Bastoni e Di Marco, visto che sono in ballottaggio, dovranno dare una mano ai due esterni, soprattutto in caso di sovrapposizione dei due terzini. Poi in avanti, come già annunciato, dovrebbero giocare a destra Sané e a sinistra Coman, insomma, due giocatori tecnicamente molto forti, ma soprattutto tanto veloci, quindi l'Inter dovrà essere brava e attenta a contrastarli. E poi dove può vincere realmente la partita l'Inter? Secondo me nei duelli in avanti. Lautaro-Dzeko, la coppia che dovrebbe partire dal primo minuto, dopo aver visto quelle di Dzeko lì nel derby, mi aspetto che giochi dal primo minuto, contro De Ligt e Upamecano. Dovrebbe essere questa la coppia centrali del Bayern Monaco. Perché l'Inter può vincere la partita in questo duello, in questi due duelli? Perché Lautaro Martinez De Ligt lo conosce bene, lo ha già sfidato tante volte nei duelli tra Inter e Juventus e lo ha sempre messo in difficoltà, soprattutto dentro l'area di rigore. Lautaro Martinez è sempre stato un vero e proprio incubo per De Ligt, per cui ci sono dei precedenti che incoraggiano a pensare che Lautaro possa punire nuovamente, far male a De Ligt, che non ha avuto un grandissimo approccio fino a questo momento in Bundesliga con il Bayern Monaco. E poi attenzione, perché ai movimenti di Edin Dzeko. Edin Dzeko è un attaccante atipico, come abbiamo detto più volte, che si muove tanto da destra a sinistra, spazia tantissimo. Spesso è Dzeko la seconda punta di Lautaro Martinez, proprio per le caratteristiche del bosniaco. Mi aspetto un Upamecano quasi a uomo su Edin Dzeko. Upamecano è un giocatore che si fa trarre tanto dai movimenti dei calciatori. Tatticamente ha fatto fatica nel primo anno al Bayern Monaco, lui che è arrivato lo scorso anno dall'Ipsia, quindi occhio soprattutto ai movimenti di Edin Dzeko a portare appunto a spasso Upamecano per cercare di creare spazio, perché è quello che l'Inter dovrà fare. Sulle fasce può soffrire, ma se l'Inter riesce a trovare e creare spazio al centro, occhio agli inserimenti dei centrocampisti, delle mezze ali, ed è lì che l'Inter potrà punire. Per quello vi dicevo che la superiorità a centrocampo può servire poi per far male negli ultimi metri al Bayern Monaco. Quindi da Edin Dzeko mi aspetto un lavoro con la palla, come sempre, di grande strategia, ma soprattutto senza palla. Mi aspetto che faccia quel solito passo in avanti che metta in difficoltà i difensori del Bayern Monaco. E poi Lautaro Martinez dovrà essere un avvoltoio d'area di rigore, o comunque dovrà mettere a disposizione dell'Inter i suoi grandi colpi, come già fatto del resto in occasione di Liverpool-Inter lo scorso anno, quel gol fantastico segnato ad Anfield da Lautaro Martinez.
Questo è un po' il mio punto di vista su quello che mi aspetto di vedere domani da parte dell'Inter, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Riflettori chiaramente puntati soprattutto sui 3 centrali, dopo, gli 8 gol subiti addirittura nelle prime 5 giornate di campionato, e diciamo che è un avversario molto scomodo il Bayern Monaco da questo punto di vista. Prima di chiudere però, vi voglio ricordare ovviamente l'appuntamento di questo pomeriggio dalle 19:30 in diretta, saremo, come sempre qui su YouTube e anche su Twitch. Ieri ad esempio abbiamo parlato tanto della polemica che era venuta fuori nelle ore successive al derby, vale a dire il dualismo tra Handanovic e Onana. È giusto che giochi Handanovic oppure Inzaghi deve cominciare a lanciare pian piano a Onana? Ne abbiamo parlato nella diretta, ma soprattutto nel video pubblicato ieri, nel contenuto di ieri, che vi lascio per chi ci segue in podcast in descrizione. Per chi invece ci sta seguendo su YouTube ve lo lascio proprio qui, e quindi vi invito a recuperarle. Noi ci vediamo questa sera dalle 19:30. Ciao.